Interrompo un attimo il video per chiarire perché anche... Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, il C non è proprio il migliore amico degli stranieri che vogliono imparare l'italiano. Ci sono sempre quei casi in cui si prova a usarlo e puntualmente si sbaglia. La situazione peggiora poi quando questa parolina incontra le espressioni idiomatiche e la maggior parte degli stranieri si tormenta perché non ne riesce a capire il significato o perché non sa usarle. Ma in questo video vi spiegherò cosa significano e come si usano le espressioni italiane più frequenti e comuni in cui è utilizzato il C. Preparatevi ad essere stupiti. Ok, cominciamo. Chiaramente vi darò prima la forma base con il verbo all'infinito e poi vedremo in quali forme si usa più spesso. Pensarci. Oltre al significato di pensare a qualcuno o qualcosa, pensi mai al tuo ex? Sì, ci penso spesso. Pensarci significa provvedere, risolvere un problema, trovare una soluzione. E si usa appunto quando c'è una difficoltà, un ostacolo e noi individuiamo la persona che può e o deve risolverlo. C'è bisogno di organizzare l'evento di questo sabato con gli investitori, ci pensi tu? No, guarda, sono troppo impegnato questa settimana. Pensaci tu, per favore. D'accordo, ci penso io, ma sappi che mi dovrai un favore. Attenzione però a non confondere questo significato con un altro piuttosto simile, quello dell'espressione non pensarci proprio, che invece significa non avere nessuna intenzione o voglia di fare quella determinata cosa. Potresti chiedere un favore al capo da parte mia? Non ci penso proprio, oggi è più acido che mai. Volercene. Questo verbo si usa soprattutto in espressioni esclamative, con il significato di essere necessario molto tempo o molto impegno. Quando è il tuo compleanno? Tra 10 mesi, ce ne vuole ancora. Niente regali per il momento, allora. Comunque organizzerò sicuramente una festa in discoteca e ovviamente tu e Sofia siete invitati. Ma dai, che meraviglia! Io ci vengo sicuramente. Sofia invece non ama molto le discoteche. Ce ne vorrà per convincerla, ma sono sicuro che ci sarà anche lei. Crederci. Letteralmente questo verbo significa credere in qualcuno o a qualcosa, come credi in Dio? Sì, ci credo. Ma oggi vedremo invece il significato di questo verbo quando è inserito nell'espressione e ci credo, usata sempre così alla prima persona singolare, in risposta a qualcuno che ci dice qualcosa che a noi appare ovvio, scontato, come per dirgli certo, non ho dubbi su quello che mi stai dicendo, è ovvio che sia così. Ieri sono andato all'addio al celibato di Gianluca. Oggi però ho un terribile mal di testa. E ci credo, avrai sicuramente bevuto più alcol ieri di quanto ne bevi di solito in un anno intero. Interrompo un attimo il video per chiarire per chi ancora non lo sapesse il significato di addio al celibato e addio al nubilato. L'addio al celibato è una festa organizzata in onore di un uomo che sta per sposarsi e che quindi sta per perdere il suo stato di celibe, ossia non sposato. Di solito viene festeggiata con gli amici più stretti, tutti di sesso maschile. L'addio al nubilato invece è la versione femminile e quindi è una festa organizzata in onore della donna che sta per sposarsi e che sta per perdere il suo stato di nubile, ossia non sposata. Anche lei festeggia con le amiche più strette, tutte di sesso femminile. Prenderci gusto. Questa espressione è veramente interessante. Indica il ripetere un'azione che in precedenza pensavamo fosse noiosa, inutile, fastidiosa e che invece ora ripetiamo perché cominciamo a provare un piacere crescente nel farla. Guarda questa posizione del guerriero che sto facendo. Ma tu non eri quello che odiava lo yoga? Sì, ma durante il mio viaggio in India ci ho preso gusto e ora non riesco a farne a meno. Saperci fare con
Saperci fare indica in generale essere in gamba, essere abile, essere competente nel proprio lavoro o in una qualsiasi attività. Quell'uomo è stato ingiustamente accusato di furto. Ho sentito, ma poi durante il processo sono cadute tutte le accuse, no? Sì, per fortuna il suo avvocato ci sapeva fare e ha dimostrato la verità. Saperci fare con, invece, indica il sapersi comportare nel modo più giusto e adeguato con una persona o una categoria di persone, spesso per i propri scopi personali. Luca è un vero Don Giovanni. Ci sa fare con le donne, infatti cambia fidanzata ogni 2 mesi. Ma ci sa fare anche con i bambini, infatti i miei figli lo adorano e giocano sempre con lui. Starci, che oltre al significato originale di entrare, poter essere contenuto, in questo stadio ci stanno 12.000 spettatori, ha anche altri significati idiomatici. Con le cose è usato alla terza persona singolare per oggetti singolari o plurale per oggetti plurali per indicare che va bene, è perfetto, è adeguato, è appropriato. Ti va un pasticcino? Ah sì, qualcosa di dolce ci sta proprio adesso, dopo 5 ore intense di lavoro. Sto preparando un'insalata, ci aggiungo anche delle noci, che ne dici? Sì, dai, ci stanno. Con le persone, invece, starci ha 2 diversi significati. Il primo è quello di essere d'accordo, aderire, partecipare, utilizzato di solito quando viene fatta una proposta. Ragazzi, stasera tutti a casa mia per una grigliata, che ne dite? Figo, io ci sto! Grande! E voi ci state? Il secondo, invece, è quello di mostrarsi disponibile a un approccio amoroso. Mi piace molto quella ragazza, ma non penso di essere il suo tipo. Ho sentito che le piacciono i musicisti, quindi se vai a parlarle e le dici che suoni la batteria, sicuramente ci sta. Tenerci a qualcuno o a qualcosa significa provare affetto, voler bene, essere legati a quella cosa o a quella persona. Ma in realtà è utilizzato anche con gli eventi, tenerci a più verbo, come per dire desiderare fortemente che quella cosa accada o non accada. Oggi andrò a fare shopping perché ci tengo a fare bella figura al colloquio di lavoro la prossima settimana. Sono sicuro che andrai benissimo e otterrai il lavoro. Se ci tieni a me, mi presteresti la tua macchina per l'occasione? Non voglio prendere il treno e rischiare di arrivare in ritardo. D'accordo, ma mi raccomando, non voglio nemmeno un graffio. È nuova e ci tengo tantissimo. Sì, non preoccuparti. Non vederci più dalla fame. Avete presente quel momento in cui la vostra pancia brontola e non riuscite a pensare ad altro se non a vedere mentalmente il cibo? Ebbene, se volete esprimere in italiano questa sensazione, potete tranquillamente utilizzare l'espressione non ci vedo più dalla fame. Cosa si mangia di buono oggi? Non ci vedo più dalla fame. Oggi si mangia solo insalata perché dobbiamo dimagrire per prepararci alla prova costume. Wow, sicuramente mi sazierò fino a scoppiare. Niente sarcasmo. Metterci sì. Anche questa espressione è molto interessante, ma quale di queste espressioni non lo è? Mettercisi significa fare qualcosa con impegno e serietà, tanto da raggiungere un risultato se non proprio eccellente, quantomeno buono. Il capo vuole che il progetto sia pronto per giovedì prossimo. Cosa? Ma è impazzito, non ce la farò mai! Non dire così, se ti ci metti sono sicuro che non lo deluderai. Questo verbo però è usato molto anche nell'espressione non ti ci mettere pure tu, generalmente rivolta a chi ci sta di fronte. Questa espressione si usa di solito quando siamo arrabbiati perché ci sono successe varie cose negative, non proprio tragedie, ma comunque cose poco piacevoli che ci hanno messo di cattivo umore e ci hanno reso cattiva la giornata. Allora, se stiamo così e qualcuno ci vuole stuzzicare, vuole qualcosa da noi, vuole scherzare o vuole anche soltanto farci una domanda, potrebbe capitare che gli diciamo non ti ci mettere pure tu,
come per dire non aggiungerti alla mia lista di problemi. Ci vediamo o ci sentiamo. Se parlate con qualche italiano al telefono, su Skype o anche solo per email o WhatsApp, vi potrebbe capitare di sentire queste espressioni al termine di una conversazione. Ci sentiamo è usato quando sappiamo che parleremo di nuovo con quella persona prima o poi, magari per telefono o per email, ma comunque non visivamente. Ciao, da quanto tempo? Tutto bene? Sì, a te? Tutto bene. Scusami, sono un po' indaffarato ora. Ci sentiamo dopo? D'accordo, ci sentiamo. Ciao. Ci vediamo, invece, indica che sapete di dover vedere di nuovo quella persona prima o poi, che sia in video o di persona. Domani verresti in spiaggia con me? Ma certo, che bello! Benissimo, a domani allora. Sì, ci vediamo, ciao! Bene, queste erano tutte le espressioni idiomatiche con C che mi sono venute in mente, ma voi ne conoscete delle altre? Fatemele sapere nei commenti. Se invece avete ancora dei dubbi sul significato e sugli usi del C in italiano, potete dare un'occhiata al video dedicato a questo argomento, di cui trovate il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. E se invece volete scoprire tutte le altre espressioni idiomatiche in italiano, allora c'è un'intera playlist che fa il caso vostro. I link sono tutti nella descrizione, non perdetevi nemmeno un video. E infine, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti, seguite l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter. Noi ci rivedremo prestissimo. Ciao!